Buonasera a tutti e benvenuti al Prima Festival. Ci siamo, parte ufficialmente il conto alla rovescia. Esattamente bentornati al Prima Festival. Devo ringraziarvi, veramente grazie. Buonasera, benvenuti al 71esimo Festival di Sanremo. Buonasera, benvenuti alla seconda puntata del 71esimo Festival della canzone italiana. Basta! Buonasera amici! Perché Sanremo è Sanremo! Sempre! E vogliamo ricordare... Madò, anche qui, ma cos'è? Oh. Buonasera a tutti e benvenuti alla quarta serata del 71esimo Festival della canzone italiana. È una serata... Buonasera e benvenuti alla serata finale del 71esimo Festival della canzone italiana. Sanremo, calcio, Sanremo, cose inutili, calcio, Sanremo, calcio, cose inutili, Sanremo, via Sanremo. Dai, forza, mettiamoci a sentire qualcosa, se no qui... Ma vabbè, saranno mia tutte così. Ci sono tante disgrazie nel mondo. La povertà, la guerra, la corona inglese, il Covid e poi c'è Sanremo. Sanremo che mostra al mondo quanto siamo bravi, quanto siamo musicali, quanto siamo... Ma Sanremo è sempre stato così, dal 1951, da quando si comincia a scimmiottare il linguaggio operistico italiano del romanticismo con testi vuoti che parlano di amore, patria, famiglia e religione, sempre solite cose, sempre testi inutili. Addirittura già Pierpaolo Pasolini si scagliava contro questo evento negli anni 60, considerandolo l'apogeo del conformismo, del vuoto culturale della società italiana neocapitalista del dopoguerra. Ma facciamo qualche passo indietro. La struttura dei brani è sempre identica. Dal 1951 fino al 2021 non è mai cambiata, per far capire al mondo la varietà che la musica italiana offre alle orecchie del mondo. La forma canzone standard è strofa, ritornello, con un'eventuale aggiunta di un'introduzione, di una coda o di una solo centrale, eccetera. Ma le canzoni di Sanremo non sono tutte così, cioè capita, no, che ogni tanto c'è un... ma tante volte, nel senso il 70%, no, sono tutte uguali. No, vabbè, dai, ma insomma, per capire davvero nello specifico se un brano è di bassa fattura, se è un prodotto industriale, insomma, fortemente commerciale, di bassissima qualità, così mainstream, di un consumo usa e getta, dobbiamo passare per dei punti fondamentali di cui già ho parlato nel video sui generi musicali e l'underground e il mainstream. Partiamo dal fenomeno della standardizzazione, che in sostanza consiste nella creazione di un prodotto
con stilemi ormai fortemente diffusi, subito comprensibili, sia nello stile musicale che nella struttura, nella sonorità, quindi che vanno subito, insomma, colpiscono, no? Subito al punto. Sanremo, cioè, non è tutto così. Ci sono, per esempio, mi viene in mente quella come si chiama? Dai, la canzone no, sono tutte, vabbè, ma è un fattore, è uno solo, ce ne sono altri, insomma, vediamo, va bene uno, ma non ci sta, insomma. C'è poi il cosiddetto fenomeno del plugin, insomma, una parola inglese importante che significa la reiterazione di questi brani ovunque, in radio, in TV, insomma, su Spotify, YouTube, sono continuo questi brani ovunque, no? Te li senti a forza di essere ripetuti e riprodotti, ti piacciono, no? Perché ti entrano in testa e dici guarda, carino, la canticchio, no? Così, quindi, cioè, cose brutte, no? Sanremo non è che abbia questa visibilità, nel senso, non è così commerciale, insomma, diffuso, un pochino, no? Non è no, insomma, è ovunque. Vabbè, ma insomma, sono due, ce n'è altri, no? Di fattori. Un attimo, insomma. C'è infatti poi la durata radiofonica, cioè la durata molto limitata, tra i 3 e i 4 minuti, no? Che serve a una fruizione così leggera, veloce, senza impegno, no? Perché se il brano comincia a essere lungo, lo so, l'ascoltatore si deve un attimo, come dire, impegnare, dici fammi sentire un attimo, no? Così invece 3-4 minuti uno se lo leva veloce, no? Quindi proprio usa e getta, una cosa così per fare. Però le canzoni di Sanremo sono, cioè, dipende chiaramente dall'autore, dal cantante, cioè mi sembra una sia 4 minuti e 10, una no, un po' più, mi sembra, no, non ce n'è nemmeno una, no. Vabbè, insomma, plug sono finiti, non c'è più fattori. No, mi scordavo l'influenza culturale di un brano, no? Dell'avanguardia, cioè della freschezza del linguaggio, l'originalità che si protrae nel futuro, nel bagaglio dei musicisti futuri che si ispirano, no? A queste, come, voglio dire, una grande conquista culturale che cambia la società, no? Che i testi, no? Molto, insomma, opera d'arte, no? Il concetto così però mi viene ora così, però non mi, su due piedi non mi viene in mente però precisamente la canzone, che sembrava una, forse due, non lo so. Vabbè, insomma. Non me la sento, non riesco ad andare è troppo impegnativo, non me la sento, bisogno di aria, Ok, tralasciando gli spezzoni comici di Fiorello e la conduzione tristissima di Amadeus con vari Ibrahimovic, co-conduttori, co-conduttrici, tutto ovviamente il top del maschilismo, che i fiori lì alle donne, allora che loro scendono dalla scala per farsi vedere, gli uomini escono, e poi però tutte belle magre, tutte belle vestite, figurati, no? Però da una parte, cioè solo per soprammobile, no? Poi l'uomo deve condurre, ha presenza di un certo tipo. Tralasciando il fatto che Laura Pausini abbia vinto il Golden Globe e che sia una delle cantanti più famose d'Europa come minimo, perché, tra l'altro con un film, cioè, Madonna,
proprio sanremese, direi. Tralasciando che il volo sia tornato a farci ascoltare la loro meravigliosa voce da tenori, da urlatori vibranti, non so, tipo, cioè, boh. No, perché il ricordo del grande Pavarotti, no? Anche Bocelli, voglio dire, cioè, sono tutte figure che, capito, più o meno siamo lì, no? Bocelli, Pavarotti, il volo, capito? I nuovi tenori italiani. Beh, vi dico già che non se ne salva una. E voi direte, ma di cosa non se ne salva una? Di canzoni di Mer. Ma partiamo, giusto per entrare un po', insomma, nell'atmosfera sanremese, dal brano che ha vinto l'anno scorso. Fai rumore di Diodato. Andiamo bene! Il brano è stato scritto da Diodato stesso e un altro autore. E lo stile a cui si rifà è molto vicino all'indie britannico degli anni 90, anni 2000, quello profondamente legato e sviluppato da Coldplay, la parte più pop dei Muse, dei Linkin Park, no? Quindi tutti i gruppi che si rifanno molto a questo tipo di linguaggio. E quindi la canzone, insomma, di per sé non è che sia una grande novità, però non per forza deve essere una cosa negativa, c'è un'ispirazione più che legittima. Il testo parla d'amore, ovviamente. Uno dice, ma di cosa potrei parlare a Sanremo? Ovviamente. La metafora più banale che poteva venire in mente è la metafora del temporale, no? Come l'irrequietezza interna in un amore che è travagliato, e vabbè. E le scarpe, no? Le famose scarpe del viaggio consumate, il viaggio della vita. E poi c'è il ritornello, fai rumore per dire, cioè farti sentire meglio che questo silenzio mi fa male, no? Fai rumore, ma che c'è? Fra tutto quello che poteva scure. Passiamo all'armonia. L'armonia è il punto più importante, quindi che accordi vengono utilizzati? Gli accordi sono, per esempio nel ritornello, vediamo Sol bemolle, Mi bemolle minore, Do bemolle maggiore, Re bemolle maggiore, cose mai sentite, quindi particolare, no? Uno dice, aspetta, Sol bemolle, no, è il giro di Do, è il giro di Do in Sol bemolle, e non ci arrivava, si vede, lo hanno trasportato in Sol bemolle, è il giro di Do. Vabbè, ma non vuol dire, no, che c'entra, cioè se sono stati 1000 volte usati non vuol dire che sia, appunto, cioè, la melodia è fatta da poche note semplici che girano intorno sempre alle note dell'accordo, non ci sono mai appoggi particolari, non ci sono mai delle dissonanze che danno un po' di movimento, è tutto molto piatto, no? Quindi, insomma, ritornello ha questo appoggio. Quell'appoggio devo dire che è più interessante, perché ti appoggi e dici però poi dopo l'arrangiamento invece è frizzante, no? C'è il pianoforte all'inizio, no? Da solo già bello, no? Il pianoforte, una novità, no? Che c'è dagli anni 70 il pianoforte all'inizio. Comunque il ritornello si intensifica, dice, certo, perché c'è un arco, no? Ha un significato. E sotto invece c'è un tappeto che nell'intensificazione sonora, un tappeto sonoro di note tenute, note lunghe, no? Ferme, che danno questa stabilità con suoni sintetici, un po' elettronici, proprio tipici del pop al 100%, ma belli fermi, nel senso, cioè mai si muovesse una cosa per dire, boh, senti, no, proprio. E poi ovviamente abbiamo il nostro assolo, il famoso assolo, no? Che c'è dopo solitamente la strofa prima di andare verso la conclusione, verso il ritornello finale. E l'assolo, devo dire, sono 3 note, 3, Si bemolle, La bemolle, Sol bemolle, dici, wow, incredibile, bemolli, no? Cioè, se lo metti in Do, Mi, Re, Do, cioè, e Diodato
è andato. Ma parliamo del Sanremo 2021, se no stiamo sempre a rivangare il passato, no? Allora, parliamo di un personaggino niente male, Achille Lauro. Achille Lauro ha mosso critiche, ammirazioni, sputacchi, cose che dici, ma che sta facendo Achille Lauro? Ma finalmente qualcuno che dà una smossa a questo festival, sempre questo ma io non capisco però Achille Lauro, io pensavo che fosse in gara, io volevo votare lui, ma non c'era il tasto e tutti votavano Achille Lauro, poi ha vinto i Nazi Skin, non capisco io. Ma non mi torna però questa polemica vecchia, insomma, degli anni passati sulla trap. La trap, questo nuovo genere musicale, nuovo che a Sanremo la trap, oddio, cioè volgare, insomma, bisogna avere bisogna essere pronti, no? Per intripparsi, insomma. Però Achille Lauro, a me, tutta sta trap, io non la sento, sinceramente. Però, ora lo vediamo. La trap nasce all'incirca alla fine degli anni 90 e si ispira profondamente al linguaggio rap, che ormai, insomma, si era ben sviluppato e stabilizzato. Nasce negli Stati Uniti meridionali, quindi è una cosa che deriva sempre dal filone della musica afroamericana, e rispetto al rap ha una tipologia di approccio e di arrangiamento piuttosto diverso. Infatti c'è un utilizzo molto forte, per esempio, dell'autotune, che è un'apparecchiatura che serve a modificare o a stabilizzare, a migliorare l'intonazione dei cantanti, ma non solo, nel senso che può essere a volte anche usato per creare un timbro nuovo, più elettronico, più robotico, no? Quindi per cambiare un po' la timbrica in generale della voce del trepaiolo. L'arrangiamento è fortemente caratterizzato da una ritmica sottostante alla musica proveniente dalla cosiddetta drum machine. La drum machine è un'apparecchiatura che serve per creare suoni di percussioni però elettroniche. Di conseguenza ciò che viene fuori è molto simile al rap, però con delle aggiunte di suoni molto ripetuti, sempre uguali, che si susseguono, che generano quasi una sensazione ipnotica, no? Cioè, i testi sono molto diversificati, come un po' succede per l'arrangiamento di questi brani. Infatti si parla di droga, di criminalità, di donne, di povertà, di soldi, di ricchezza, di donne, di droga, di prostitute, di criminalità, di soldi, di sesso. No, aspetta, il sesso l'ho già detto, donne, sì, questo basta. Ma Achille Lauro, sinceramente, non mi sembra molto vicino alla trap. I testi non sono propriamente legati a questi argomenti, gli arrangiamenti sono molto diversi, sono molto pop, quindi sinceramente non so perché si dica che i suoi brani sono molto trapper. Ma allora, insomma, si diceva questo fenomeno finalmente un po' che smuove gli animi, no? Perché stiamo sul divano tranquilli, no? E dice, wow, sto travestito, la musica, siamo al circo, ma che vergogna, no? Io voto Achille Lauro ma non c'è il tasto, no? Tutte queste cose. Allora, finalmente un po' di movimento culturale, no? Però cioè, è già 20 anni che si fanno queste cose, cioè, negli Stati Uniti ovviamente, cioè, Lady Gaga, Billie Eilish, qualche anno fa, cioè, sangue dagli occhi, cose assurde, vestiti, cioè noi siamo sempre indietro, cioè 20 anni dopo. E il rock quando arriva in Italia sembrava la rivoluzione, già negli Stati Uniti avevano già inventato tutto, e la trap 20 anni fa arriva ora, oddio la trap, ecco, Achille Lauro si veste ora. Sveglia! Diamo un occhio a questo punto ai brani di Achille Lauro. Sì, però nella seconda parte.